Il maestro rappresenta il guru per stimolare gli allievi alla ricerca dell'illuminazione interiore, risvegliata tramite gli sforzi e le sofferenze. Rimanendo assopiti, avranno una sensazione di inquietudine e di instabilità che prenderà il loro spirito. Esso va al di fuori del tempo, dello spazio e della loro conseguente causa, in quanto vibra su più dimensioni. Nella ricerca spirituale bisogna lavorare intensamente su se stessi, senza citare troppo un libro, un maestro, un'esperienza che a quel punto diventerebbe solo un rifugio mentale. Bisogna arrivare al punto di trovare il proprio maestro interiore tramite l'autodisciplina, l'autoconcentrazione e l'autocontrollo. La lettura dei testi più congeniali, unita ad una serie di messaggi ricevuti nell'arco della propria esistenza e delle relative coincidenze che prendono vita, possono risvegliare l'intelligenza spirituale, Buddhi, con le sue facoltà superiori. Tra di esse c'è l'intuizione intellettuale, che permette di comprendere in anticipo quale sarà il proprio cammino. Cosa hai capito? Parla dell'intelligenza superiore di ogni individuo. Abbiamo la possibilità di utilizzare la mente e l'intelletto in due modi, inferiore e superiore, così la cultura vedica dice, Buddhi e Mahat. Abbiamo due possibilità sempre. Una via dell'aumento, l'altra via della riduzione. Una via dell'unione, con l'altro via della separazione. Via della separazione, Buddhi, intelletto inferiore, invece unione, il Mahat, l'intelletto superiore. Nella spiritualità cosa può essere? Una dedica il suo forse seguire la spiritualità e quindi lui comincia a usare il suo Mahat, l'intelligenza superiore, ma con forza necessaria. Non solo la forza, anche detto, anche la sofferenza, la difficoltà. Non è facile la difficoltà, questa è un'intelligenza superiore. Invece l'intelligenza inferiore non forza, comodo, facile, non sofferenza, divertimento, e così. E abbiamo maggior parte della giornata, nelle 24 ore, noi usiamo sempre intelletto inferiore, perché il via del aumento, sempre aumentiamo anche il nostro karma, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, anche il corpo, tutto aumentiamo. Maggior parte dedichiamo, ma devo chiarire almeno un poco tempo, anche può essere 2 ore, 1 ora, mezz'ora, utilizzare proprio l'intelligenza superiore, via della riduzione. E può essere un po' di difficoltà, può essere un problema, può essere sofferenza, ma tu serve la forza. Abbiamo la forza, tutti abbiamo la forza, basta canalizzare la direzione è giusto. È necessario. Perseveranza è una forza, tu non la sai, ma tu prova,
fare è una forza perdiamo forza improvvisamente perché paura, se vengono la paura, perde la tua forza. Perché vieni dalla paura? Tu hai un pensiero, una comprensione di io perdo, cosa è un'illusione, niente da perdere, è un'illusione, cosa è la mano, quindi non c'è la forza. Tu, facendo un'azione, una parte necessaria, questa forza di proprio tuo, così chiamiamo volontà, no? È tuo, la forza dell'anima, quindi tu puoi concentrare verso l'anima, della richiesta dell'anima, essere in pace, e concentrare verso l'anima. E invece tu concentra verso i sensi non essere in pace, i sensi mai vuole essere in pace, i sensi vuole essere divertito. Quindi nell'arco di giornata dedichiamo un po' di tempo, organizziamo, cos'è un'organizzazione? Se organizza è possibile, tutti, è solo organizzare, 24 ore comune per tutti, basta saggamente un po' organizzare. Possiamo dedicare verso la pace. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaniryam Karavahai Tejasvinavadnitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Siamo insieme, camminiamo insieme verso la verità. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Facciamo un saluto di gratitudine. Siamo santanati. Una buona giornata con benedizione. Grazie. Anche a te.